Ciao a tutti, come potete vedere oggi voglio parlarvi di una cosa abbastanza particolare che è The Book of Gaub, ma come sempre, per prima cosa diamoci un'occhiata. Ciao, eccoci qua, e questo è The Book of Gaub, The End of Gaub. Un'opera abbastanza peculiare, sia per i contenuti che sono finalmente molto horror, veramente horror, sia per il suo uso in quanto è una raccolta, diciamo, di parafernalia, come viene usato, e incantesimi per quasi qualsiasi tipo di setting, realizzato dallo Pages. Ma, come sempre, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di The Book of Gaub, questa opera meravigliosa, formato a 5, copertina rigida, cover in stoffa, con questa in mano a 7 dita, anche se non si nota, ma a volte può aiutarci la luce per far notare che il sesto dito c'è, semplicemente è assente, come di fatto è nella storia, ma adesso tra poco vi racconto. Edito dalle Lost Pages, per un totale di circa 110 pagine, 100-106 pagine, in bianco e nero. Che cos'è The Book of Gaub? The Book of Gaub è una raccolta di incantesimi, mostri, oggetti e intro per avventura, tutte ispirate e generate dalla figura di questa mano di Gaub. The Hand of Gaub è questa, è una mano a 7 dita, ogni dito con 7 falangi, e ogni dito ha un tema unico. In questa maniera cosa hanno realizzato? Hanno realizzato una raccolta di incantesimi, o meglio Paolo Grieco cosa ha realizzato? Ha realizzato una raccolta di incantesimi tematizzati per il dito, quindi abbiamo una serie di incantesimi, dei mostri e degli incipit profondamente legati agli incantesimi che permettono di essere messi in qualunque setting fantasy. Le uniche regole che vengono citate sono la durata dell'exploration, il circa 10 minuti, lo dice alla fine, e il fatto che gli incantesimi hanno un tiro salvezza, cioè da salvare in alcuni casi contro l'incantesimo usato contro qualcuno. Non c'è nient'altro, sta poi a noi decidere se vogliamo o non vogliamo mettere dei livelli di incantesimo, ma queste sono cose di regole, non ci interessano in questo momento, ne parliamo dopo, andiamo sul pezzo. Il pezzo è che questa è un'opera horror. In che senso un'opera horror? Beh, è veramente un'opera horror. Gli incantesimi sono torci spirito, torci anima, hanno delle idee malsane, viscerali, profonde, violente, malvagie in alcuni casi, che possono di fatto essere un solo incantesimo, può darti l'adito a creare un ottimo cattivo o un ottimo ambiente horror per un'avventura. Andiamo un pochettino più nel dettaglio. Intanto, come vi dicevo prima, e così possiamo subito approfittarne le regole, poi vi racconterò qualche incantesimo, ma non voglio spoilerarveli tutti, ma alcuni sono veramente fighissimi, poi ve li dico. Le regole come vi dicevo non ci sono tecnicamente, alla fine aggiunge un paio di regole, ma giusto 2 pagine, per creare come viene interpretata da parte loro, da parte sua, la magia, facendo riferimento anche al Wonders and Wickedness e Marvels and Malisons, una raccolta di regole fantasy che ha realizzato sempre la Lost Pages, e quindi fondamentalmente spiega come poter imparare gli incantesimi, come lanciarli, qual è la durata media degli incantesimi e quando è che ci siano degli effetti catastrofici. Di fatto gli incantesimi per lui in questo setting hanno un effetto catastrofico quando vanno male, quando falliscano, parzialmente comunque hanno un effetto, ma si va a tirare su una tabella randomica di effetti catastrofici. Qui c'è un di 100 effetti catastrofici più una raccolta di alcuni specifici per ogni dito che sono catastrofici. Catastrofico proprio, catastrofico. Uno diventa allergico alle parole, non vi racconto altro, è bellissimo. Diventa allergico alla parola scritta tecnicamente. Dopo un di 4 parole che leggi consecutivamente, mi sembra sia, ti viene il mal di testa. Se cerchi di leggere più di 10 minuti perdi sangue e ti vengono colate di vomito. Rende fondamentalmente impossibile per un mago scrivere. Ce n'è un altro, effetti catastrofici fantastici. C'è un altro che ti dà l'incapacità. C'è uno bellissimo in cui fondamentalmente ti toglie la capacità astrattiva delle parole e quindi rimani unicamente a parole che sono concettualmente legate a un oggetto fisico, quindi quando non la puoi usare, perché quando non è un oggetto e quindi fondamentalmente smantella completamente la capacità sintattica e lessicale di un personaggio. E questi sono esempi minimi, ve lo giuro, minimi esempi delle catastrofi. Comunque, come vi dicevo, le regole di fatto non ci sono.
è una raccolta di incantesimi. A guardarla addirittura alcuni incantesimi sono plausibili, alcuni sono drammaticamente letali, quindi sta poi a decidere alla scelta del master del caso, decidere come e in quale modo metterli in campo. Se accettate la magia, l'accettate tutta quanta, ne accettate anche la difficoltà, le prove di intelligenza, riuscire a prenderlo. Gli incantesimi di Gaub, cioè di questo libro, sono di fatto incantesimi estremamente malvagi. All'inizio tutto quanto parte da una tabella randomica, d'un D10, cioè dove potrei trovare gli incantesimi di Gaub. Beh, per esempio, gli incantesimi di Gaub si potrebbero trovare, questo non te lo racconto, nel più profondo buio bruciante, appaiono lettera per lettera, se nel buio completo ti schiacci la faccia e gli occhi fino a che questi non fanno male e cominciano a apparirti negli occhi. Oppure la puoi trovare inciso sul fondo di un vecchissimo barile che serviva per fare il whisky. Lo trovi inchiodato a una pietra miliare vicino a un incrocio e sparirà all'alba. Lo puoi leggere nel mezzo alle viscere di qualcosa, ma solo fino a che è vivo, quindi ti devi muovere a leggerlo. Tutti in questa maniera sono fatti. Dove trovarli? Poi gli incantesimi si dividono, come vi dicevo, per diti. Le dita sono, mi do una mano perché a memoria tutto me lo ricordo, il dito che guida le lettere, che segue le lettere, il dito che indica la strada, il dito che continua a pulsare, il dito sotto le asse del pavimento, il dito masticato fino all'osso, il dito che non c'è, e si capisce qual è adesso, il dito che non c'è, e il dito che raccoglie la lacrima. Questi sono i tipi, e queste sono di fatto le tematiche dei vari incantesimi. Naturalmente gli incantesimi, come vi dicevo, sono incredibili, a parte che hanno un'ottima anche nascita e creazione del nome. I nomi si chiamano Ambulobula, Eis Castes, Abattoir, Duplifesan, Incotur, Mural Sepultur, Bifurcate Ambience, tutti in questa maniera. Hanno dei nomi molto quasi musicali, in alcuni casi unici, creati appositamente. Gli incantesimi sono sempre presentati con la forma molto semplice del nome su colonna, tutta una piccola storia iniziale come un intro, la spiegazione dell'incantesimo. Questa cosa verrà riportata poi più avanti quando vendono poi gli incipit per le avventure. Vi racconto 2 o 3 incantesimi, giusto per darvi un'idea. Per Divagrant. Per Divagrant è un incantesimo che puoi lanciare solamente quando tu e i tuoi compagni siete completamente persi. Nel momento in cui siete completamente persi puoi lanciare per Divagrant, scegliere un posto specifico e a quel punto rollare una serie di randomiche posti. Te incontrerai questi luoghi, uno dietro l'altro, senza avere una reale concezione di dove ti trovi e cosa potresti incontrare. Troverai tipo un percorso nel mezzo a una giungla dove ci sono piedi e ci sono una quantità incredibile di insetti e animali che continuano a gridare di dolore. Subito dopo troverai una struttura irregolare, gigantesca, massiva, incomprensibile, con delle forme innaturali e dei corridoi estremamente stretti in cui passate solo uno alla volta, e subito dopo troverete una strada che di fatto si snocciola nel mezzo a alcune dune, nel mezzo a un deserto, giusto appunto voltata all'ultima duna quando ti lascerai alle spalle dopo un arco di pietra nel mezzo a un edificio molto piccolo abbandonato sul posto. Uscendo alla parte opposta troverai il posto che volevi, che probabilmente era il villaggio in cui volevi tornare a casa. Però è questa l'idea. Questo è per Divagrant, ti fa muovere in mezzo a piani e ti fa arrivare a un posto. Oppure, mi piace Abattoir. Abattoir puoi fare il tuo sigillo magico nell'edificio, nella stanza più bassa di un edificio, e lì dietro ci sarà la tua cella del tuo mattatoio. Il mattatoio è sempre stato lì, nessun altro se ne rende conto che è stato appena creato. Come entri, l'abbattatoio vuole del sangue. O prendi qualcosa che c'è con te o prende te. Gli devi versare il sangue pari a un animale o più, fino alla persona. A quel punto poi hai un posto che puoi lasciare e quando verrà chiuso sparirà e potrai richiamare un altro posto, ma ovunque lo chiami vorrà sempre del sangue e deve essere nutrito l'abbattitoio. Oppure, per darvene anche un altro... Ambulobula, quello che vi dicevo prima. Questo incantesimo trasforma un corridoio in un posto infinito, di durata infinita. Non devi poter vedere l'inizio e la fine nel momento in cui lo lanci, chiunque ci sarà all'interno camminerà all'infinito. Fino a che con i compagni riuscirà a vederli, saranno insieme. Nel momento in cui si perdano di vista, a quel punto diventeranno luoghi separati, irraggiungibili l'uno dall'altro. L'incantesimo non finisce mai fino a che non c'è qualcosa dall'esterno che sfonda il muro e permette quindi di trovare un'uscita. Qualcosa di ancora più devastante, per esempio, abbastanza piuttosto
Ah, anche Panfagos è bellissimo. È un incantesimo dove fondamentalmente non puoi interromperti di mangiare. Mangi qualsiasi cosa che sia commestibile, dal commestibile all'edibile, dall'edibile al parzialmente edibile fino all'impossibile. Mangi e basta. Non puoi interromperti e finisci a mangiare le persone, mangiare direttamente i tavoli, o mangiare te stesso. E non può essere interrotto. C'è un sistema particolare. La cosa molto carina, come potete immaginare, è che ogni incantesimo ha tutta una lore dietro, un racconto. La vista di mosca, per esempio, trasforma i tuoi occhi in nugoli di mosche che si infilano nelle orecchie di altre persone e a quel punto, rimanendogli dietro i lobi delle orecchie, ti permetterà di vedere con i loro occhi, anche se loro sentiranno costantemente il ronzio. Quando sarà finito l'incantesimo uscirà nuovamente all'orecchio e tornerà da te. Questo è un esempio di un incantesimo, sono fatti in questa maniera. Tutti, ce ne sono tantissimi, il libro è unicamente di incantesimi. E come vi dicevo, dopo gli incantesimi ci sono i mostri. I mostri sono mostruosi, ma veramente mostruosi. I bookworm sarebbero i vermi librari, che sono quasi intestini piatti o quasi, come si dice, leech, sanguisughe. Che mangiano i testi, mangiano lentamente i libri, li puoi mungere per poter imparare quello che hanno letto. Ce n'è uno bellissimo, c'è lo Strake, fantastico, c'è il Geist dei tumuli di pietra, che lo puoi vedere perché è incastrato, non si muove, non esce mai, ma se ti addormenti entro qualche metro da un Geist, lui esce durante la notte, ti strangola, ti eviscera e trasforma la tua pelle in un altro Geist. C'è, a parte lo Stray bellissimo, il Patient One, il paziente zero, che come lo ferisci perde delle spore, vive da che perdano gli altre persone che stanno male, è una persona a vederlo è una persona malata, con piccoli tic, occhi ombrati, ma di fatto una persona. Puoi strappargli il cuore se ci riesci, a quel punto il cuore rigenera all'infinito e diventa un pasto infinito. Tutto in questa maniera, le idee sono una dietro l'altra, bellissimo. Il Pinmate è una creatura, questo vi racconto questo e poi vi lascio in pace, scusatemi, mi garba da morire. Il Pinmate è una creatura a forma di gelatina minuscola che esce dalle nuvole e entra dentro le case. Nasce letteralmente da questa nuvola e quando entra dentro la casa la possiede, diventando un poltergeist. Il punto è che, come il poltergeist, ha bisogno però di essere nutrito da cosa? Di sangue, e quindi lentamente trasforma gli oggetti della casa in oggetti che possano causare danno. Tutte le matite cominceranno ad avere la punta, tutti i coltelli cominceranno ad essere taglienti, magari avranno un chiodo messo nell'impugnatura, tutti quanti i mobili cominceranno a essere spigolosi, angolati, traballanti, tutto punterà a fare del male a chi c'è dentro, in modo che perda sangue, così che lui possa nutrirsi. E lo sapete che lo potete anche coltivare dentro una casa delle bambole? Sì, si può fare, basta semplicemente usare la seconda parte degli incantesimi che raccontano un modo alternativo per il loro utilizzo per i loro mostri, esattamente come è successo adesso. Per finire c'è una serie di possibili ganci di avventura. I ganci di avventura non sono altro che applicare le regole degli incantesimi e dei mostri che vi ho raccontato un minuto fa in situazioni normali di gioco. C'è un incantesimo che ti fa parassitare da un verme che ti mangia il cuore, strappando tutte le emozioni, perdendo completamente il concetto delle emozioni, non le percepisci più. Ecco, immaginatevi allora una famiglia nobile prossimi a sposarsi, e a un certo punto il futuro sposo decide che non ha più importanza tutto quello che sta succedendo, non dà più interesse per quanto riguarda l'amore e decide di andarsene. E beh, potete essere pagati per essere messi sulle sue tracce, e questo vi metterà di fronte a un mostro, a un incantesimo e a una storia di Gaub, fino ad arrivare a poter apprendere qualcosa dalla storia di Gaub. Questo è come viene utilizzato e come viene creato il libro. Di fatto una serie di spunti per introdurre qualcosa di sconfortevole, sgradevole e sconfortevole nelle avventure fantasy, in tutte le avventure fantasy. Basta. Ma bellissimo la postfazione. Allora si confondo. Parentesi, bellissima la postfazione, un'opinione. Una postfazione creata da Paolo per raccontare il suo colophon, per raccontare come sia arrivato alla fine di questo libro dopo un lungo percorso personale che riguardava la sua sanità e la sua serenità. Bello quel pezzo, belle le idee, bello il libro. Niente da aggiungere. Se vi capita di poter avere l'occasione di beccare uno di questi incantesimi, mettetelo immediatamente nella vostra avventura, fa la differenza, i giocatori ne escano scossi. Letteralmente fantastico. Ciao!